Ciao amici, benvenuti sul canale. Dovevamo passare anche di qua, vero Lara? Dovevamo. Questa è la quercia più grande della Toscana, una delle più grandi, la seconda più grande, e viene chiamata la quercia delle streghe. Perché? Per come? Allora, chiamata la quercia delle streghe per una caratteristica particolare che ha la pianta in sé, cioè si sviluppa, i suoi rami si sviluppano per natura in orizzontale, parallelamente al terreno, e leggenda vuole che sia così perché le streghe praticamente si sedevano sui rami. radunandosi qua per fare i loro sabba si sedevano sui rami, quindi appesantivano i rami stessi E si piegavano in questo modo. Ecco, la storia in sé, ragazzi, non è moltissima, se non che non tantissimi anni fa la pianta si è salvata dopo un pericolosissimo temporale che l'aveva messa fortemente a rischio, e che qui durante il periodo della seconda guerra mondiale i nazisti volevano abbatterla per farne legna da ardere, ma la cosa per fortuna non successe, tant'è che la quercia è ancora qui, insomma. Ancora qui da 600 anni. Dal 1400. Allora, ovviamente è una leggenda, ragazzi, però noi sapete che ci affascinano da morire queste cose. Siamo qui col K2, anche se mi viene da sorridere. Al momento è spento, però ce l'abbiamo. Ecco, e abbiamo le telecamere, ahimè pochissima luce perché ci siamo dimenticati le torce, siamo dei ghost hunter. Esatto, però ci penseranno le stelle cadenti, visto che è la notte delle stelle cadenti. Notte di San Lorenzo, esatto. Quindi speriamo in bene, ragazzi, e state lì. Ciao. Ciao. Ok ragazzi, siamo arrivati alla quercia delle streghe. Allora, è impressionante, veramente impressionante, indipendentemente da quello che è la leggenda, è una meraviglia, ragazzi. Adesso ripeto, ci stiamo arrangiando con le luci perché purtroppo abbiamo dimenticato le torce serie a casa. Però guardate innanzitutto quanto è alta, Lara. 15 metri. 15 metri e una circonferenza di 4 metri. Ha dei tronchi che sono, guardate ragazzi come sono grossi. Veramente una roba fuori dal normale, e dicono che sia la seconda quercia più alta, più grande della Toscana. Adesso sapere quale sia la prima non ci è dato saperlo, non abbiamo trovato niente di scritto, però mamma mia, ti viene voglia di abbracciarla. Sì. K2 ovviamente. Abbiamo acceso il K2, ragazzi, ma ovviamente è fermo. Però insomma come si dice da queste parti, ci garbava a portarlo. Ci garbava venire a vederlo. Sì. Il nostro amico Christian, che ormai avete visto a più riprese in questi giorni nei nostri video, è venuto qua a fare un piccolo esperimento e ha avuto riscontri un po' particolari, però insomma erano riscontri assolutamente spiegabili scientificamente. Se sentite delle voci è perché se sentite delle voci, esatto, non è una strega, ma ci sono delle abitazioni a pochi metri da qua. E che fortuna che hanno, mi viene da dire. Esatto. Perché vivere davanti a un monumento del genere. Sì, diciamo che è un mostro buono, nel senso che sembra un mostro, un gigante buono, però è comunque un gigante. Spero non mi perdoni il paragone, un elefante. Sì, no, è vero, la proboscide sembra questo. Sì, ma poi c'è proprio la pelle del pachiderma, no? Sì, è tutta ruvida, è vero. Sì, questa sembra proprio la pelle adesso voi la vedete com'è, ma vi assicuro che guardarla ad occhio nudo sembra veramente la pelle dell'elefante. È veramente bellissima. Non mi viene neanche da fare domande qua, che domande vuoi fare? Sì, esatto. Però comunque sia, la leggenda vuole che sia l'albero delle streghe. Ma anche perché poi questa località dove è collocata questa quercia, al di là degli altri, cioè al contrario degli altri posti che abbiamo dovuto scalare le montagne per raggiungerla, ecco, questa è proprio in mezzo a dei centri abitati, insomma, è in mezzo a un parco enorme, molto famoso da queste parti, quindi insomma non è del tutto nascosta e segreta questa pianta. Beh, a me viene da farti fare, lo so che tu stessa riderai, però fai una domanda, dai. Sì, sembra irrispettoso. Sì, sembra irrispettoso, però chiediamo se c'è qualche
presenza. Qualche presenza, come abbiamo detto alla cascata, se c'è qualche energia. Sì, magari la pianta ha un'energia, cioè senza magari, ha un'energia e ne deve avere e tantissima. ne deve avere tantissima perché è qui da 600 anni, ragazzi. Quindi chiediamo se eventualmente c'è qualche energia qua che vuole Manifestarsi. o dirci qualcosa. Se la cosa fosse possibile abbiamo questo strumento in mano e basterebbe avvicinarsi a questo strumento se qualcosa c'è. Tra l'altro Lara ha avuto una sensazione fuori dalla macchina che il terreno sotto di sé tremasse un po'. O c'è stata qualche scossa di terremoto leggera? Io non l'ho avvertita, ragazzi, però Lara sì. Ho avuto questa sensazione. Può darsi che essere sincera, la sto sentendo ancora. Ancora? Sì, ogni tanto sento. Ragazzi, abbiamo cenato ma abbiamo bevuto acqua, quindi non è frutto di una. Solamente acqua, però non so se la vogliamo dire alla Christian, no? Una versione romanzata. Quasi come se le radici respirassero, sì. Che magari muovono il Beh, terreno. È particolare comunque questa cosa, sì. Io mi sento. Radici che tra l'altro, scusami. Niente. Tra le varie vicissitudini che ha passato, si dice appunto che essendo molte le persone che vengono a passeggiarci sopra, sono state anche un po' rovinate, sì. Cioè noi stessi purtroppo le abbiamo pestate, per forza. E questo non va a vantaggio della pianta in sé, perché la deturpa da una parte, ma la ferisce. Beh sì, è un po' come pestarci i piedi, se ci pestassero i piedi. Tenuto conto che per una pianta le radici sono fondamentali. Sì. Quindi se noi pensiamo quanto è grossa sopra, mi viene da dire quanto sarà grossa sotto. Appunto. Perché guarda, vieni qua Lara, guarda se non sembra quello che sto inquadrando una persona con le braccia tese. È vero. È vero. Ragazzi, a destra e a sinistra se vedete questi, sembrano due braccia muscolose diritte in fuori. Sì. E sono ovviamente due rami. Lo dicevo che ci viene quasi distinto di parlare sommessamente, no? Sì, quasi a non disturbare. Per non disturbare. È veramente una cosa impressionante. Bellissimo. Quasi mi viene da dire peccato non esserci venuti con la luce del sole per vederla meglio. Sì, Beh, oddio, sì. Potremmo tornarci domani a fare un giro, giusto per vederla. Potremmo, perché no? Domani finisce la nostra trasferta di Ghost Hunter o presunti tali in terra toscana, per cui dobbiamo anche passare. È stato un mix di leggenda e leggenda. Ragazzi, dopo ieri sera vi abbiamo fatto vedere quello che era l'albero delle streghe, però c'era poca luce, avevamo le torce scariche, purtroppo siamo venuti su poco organizzati. Adesso è mattina, sono le 10:30 di mattina e abbiamo pensato di farvelo vedere con la luce del sole in modo tale che si riesca a vedere. Ovviamente, come non abbiamo fatto un'indagine ieri, tantomeno la faremo stamattina, assolutamente però è solo per farvela vedere. Bene, guardate che meraviglia, ragazzi. Così finalmente vi facciamo vedere con chiarezza la meraviglia di questo albero. Guardate quanto è grande. Ripetiamo le dimensioni, Lara, perché. Allora, dunque, innanzitutto risale al 1400, quindi è una creatura di più di 600 anni, è alta 15 metri, ha 4 metri di diametro. E questo che mi ha impressionato a me. 4 metri di questa cosa del diametro di 4 metri è. Ed ha questa caratteristica di far crescere i rami in senso orizzontale, sì, e parallelamente al terreno, ed è questa la leggenda. La leggenda appunto dice che le streghe si sedevano tutte sulle punte dei rami, ecco perché si sono aperte dal peso. E si sono appesantite. Guardate fin dove arrivano, ragazzi. Però è proprio la specie della pianta. Esatto, adesso vi facciamo vedere quello che ieri probabilmente non vi abbiamo fatto vedere in notturna. Sono talmente grandi questi rami lunghi che qualcuno del comune, immagino sia del comune, chi si preoccupa della salvaguardia, li ha fissati
li ha fissati su questi puntellati. paletti, diciamo, puntellati, perché sennò entrerebbero in quella casa che c'è di fronte, dove vedete il E cancelletto, anzi, quella è i una rami proprietà. hanno già attraversato questa strada di campagna ed hanno raggiunto la casa, il perimetro della casa Sì. ed è puntellata. Guardate che sono proprio messi sopra questi, diciamo, questi Sì, sostegni, sostegni, certo. perché sennò i rami cadrebbero e andrebbero sulla strada, Anzi, diciamo. poco fa è passato un camion. Poco fa è passata una bettoniera, ha dovuto fermarsi e tirare su con le mani alcuni rami, tra l'altro facendo fatica perché pesano come me quei rami qua, quindi non è che li puoi tirare su facilmente, insomma. No, era giusto farvela Però vedere. abbiamo pensato di farvela con la vedere, luce, sì, con la luce è tutta anche un'altra perché- cosa. Io sono venuto apposta, che non sono neanche pochi chilometri, siamo tornati apposta per fare 2 foto, Sì. perché un posto così Anche non perché, esiste. Sia noi ieri sera che anche altri team che sono venuti l'hanno Sì. sempre fatta vedere, o per la maggior parte di notte, no? Perché per forza di notte Sì, ci le sono le cose streghe, ovviamente. succedono, ecco. Però di giorno ha il suo perché, Sì, assolutamente. assolutamente sì. Diciamo che ha tutto il suo perché. E dicevamo prima che è come un Sembra un pachiderma, no, più che un pachiderma, sì, comunque una creatura arresa alla sua deformità, quasi rassegnata alla sua deformità, perché è veramente talmente tanto grande e imponente che in cuor mio penso che lei possa pensare: ma perché io sono così diversa dalle altre? E quindi quasi quasi questi rami aperti sembrano un segno di resa, di di rassegnazione. rassegnazione. Però pensare che è qui da così tanto tempo, quante ne ha vissute? Quante ne ha 600 viste? anni, ha visto anche la guerra, ha visto di tutto, quindi insomma. Però io me la immaginavo quando siamo venuti qua, anche sotto suggerimento del nostro amico Christian, proprio in mezzo a un parco, a un prato. Sì, Invece isolata, diciamo. ci sono tantissimi boschi qua, però come vedete c'è anche una casa lì, quindi Questa casa è fortunatissima. è fortunatissima. Questa casa è fortunatissima. Quindi insomma adesso vi facciamo vedere un pochino i dintorni, cioè qua dove è situata la quercia, ci sono gli ulivi, ragazzi, guardate che bello. Qui ci sono delle strade che porteranno dei comuni qui nei paraggi, però vedete che, ripeto, là c'è la strada, la mia macchina, però vedete che quindi quando uno arriva dalla strada la quercia se la ritrova proprio sulla destra, quindi non è nascosta per niente. È facile da raggiungere, assolutamente. facilissimamente facile da raggiungere. Sì, è semplicissimo. Sì. E niente, quindi vi abbiamo portato anche questo contenuto mattutino, sperando sia stato di vostro gusto, e niente, a Ed ora prestissimo. gli SH vanno Eh. a lavorare. Adesso vanno a far sul serio, e anzi tornano in un posto che personalmente mi ha spaventato parecchio, quindi insomma mi ci voleva un po' di ossigeno da parte di questa quercia per riprendere un po' di coraggio e andare in un posto terrificante, almeno lo è stato quando andai la prima volta. E va bene, allora Lara saluta. Ciao a tutti, ci vediamo presto. E per quanto mi riguarda vi saluto anch'io, a presto, ciao.